Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi il video, come avrete intuito, non lo registriamo dalla baita, ma lo registriamo da casa perché mi è appena arrivato il nuovo Bluetti AC500, che è l'ultimo prodotto di Bluetti ed è l'evoluzione definitiva per quanto riguarda l'indipendenza energetica domestica o anche più itinerante. Quindi questa è l'evoluzione del AC300 che abbiamo già recensito in un video precedente che vi metto qua sopra, e sostanzialmente è quasi lo stesso prodotto a livello estetico, ma ha delle sostanziali differenze al suo interno che adesso andremo a vedere meglio. Come vi dicevo, non registro questo video dalla baita, ho deciso di registrarlo da casa perché questo prodotto non lo porterò in baita, ce l'ho solo da testare per il momento. Io utilizzo come impianto principale la C300, vi posso anche dare un ulteriore feedback a distanza di tempo dopo qualche mese di utilizzo costante, quotidiano, perché l'impianto funziona tutti i giorni e devo dire che non ho ancora avuto nessun tipo di problema fino ad oggi, quindi l'affidabilità della C300 si sta consolidando sempre di più, mi sto trovando alla grandissima, è sicuramente un oggetto che ha avuto un grande successo e quindi qua si replica con qualcosa di ancora più evoluto. Quali sono le sostanziali differenze? Poi andremo a vederlo più da vicino. Le sostanziali differenze sono che la C500 può erogare una potenza nominale di 5 kW e questo è un dato molto importante. Oltretutto è espandibile con il nuovo sistema di batterie che si chiama B300S fino a 18 kWh, che è veramente tantissimo, cioè 18 kWh vi permette di essere indipendenti anche durante lunghi periodi di brutto tempo, quindi indipendenza totale. Ovviamente più acquistiamo pacchi batterie, più ci evolviamo, più dobbiamo spendere. Questo senza ombra di dubbio è abbastanza scontato. Ho messo sotto anche la B300. La B300 è la batteria tra virgolette vecchia della C300 e dopo andremo a parlare brevemente delle differenze tra le due batterie. Ci sarà un video dedicato proprio alla differenza tra le varie tipologie di batterie di Bluetti. Come vedete anche qua esteticamente sono praticamente identiche. Ma adesso andiamo a vedere un pochino da vicino perché ripetiamo comunque tutto quello che abbiamo già visto su AC300, perché ovviamente non tutti hanno visto il video di AC300, alcuni saranno interessati ad AC500, quindi andiamo a vedere cosa offre a livello proprio fisico, esternamente, e poi andremo a fare tutta una serie di test. Allora, un occhio alla parte esterna di questo Bluetti AC500, a parte che come al solito, vabbè, lo stile è quello di AC300, quindi molto bello secondo me, è un oggetto che ci può stare anche in casa, l'estetica sicuramente in generale delle centrali di Bluetti, come sapete, a me piace molto. Abbiamo questa prima uscita 12 volt 30 A con un jack aeronautico a due pin, ok? Questo viene fatto per evitare di confondersi con tra le due prese, questa qui è una 24 volt 10 A, accendisigari, per evitare appunto di confondere eventualmente le due prese accendisigari e fare danni. Quindi ricordatevi, questa è una presa da 24, se avete bisogno della presa accendisigari da 12 volt la troverete sulla batteria. Poi abbiamo due USB Type-C, due USB da 18 watt, quindi ricarica rapida, e due USB classiche 5 volt 3 A per un totale quindi di 4 prese USB. Qua abbiamo 5 prese Sciuco da 16 A, quindi le classiche prese di casa, ok? Per calcolare la potenza che sono in grado di assorbire queste prese basta moltiplicare 220 per 16 A e abbiamo la potenza. Come vedete sono 5, ma qua ce n'è un'altra presa separata che è da 32 A e questa è una presa molto importante che può fare la differenza. Dico che può fare la differenza perché? Perché può essere utilizzata per prima cosa per sfruttare i 5 kW direttamente da una singola presa, con un cavo ovviamente apposta, perché è una presa apposta, perché 32 A se utilizzate una presa normale rischiate di fonderla. E presumo, ma questo prendete quello che vi dico con le pinze perché non sono un elettricista, quindi queste cose le lascio a chi è elettricista di professione, ma presumo che
per l'utilizzo domestico la presa da 32 A possa essere utilizzata direttamente sul contatore di casa collegando tutti i carichi, mentre prima sulla C300 avevamo un pochino questo problema perché dovevamo gestire tramite stringhe separate per restare a norma. Ecco, però questo, ripeto, ce lo dirà meglio magari un elettricista. Quindi questa è la grande svolta di questa centrale, 5 kW con la presa da 32 A che può erogare tutti i 5 kW in un colpo solo. Qua abbiamo il suo bel pulsantone metallico, adesso intanto lo accendiamo. Giusto due parole per quanto riguarda le batterie, come vedete sembrano esattamente identiche. Questa è la B300S, quindi il nuovo modello, questa è la B300, 3072 Wh entrambe, 12 volt 10 A la presa accendisigari, due prese da USB da Type-C da 100 e 18 watt, presa rapida questa USB, l'interruttore, l'indicatore di ricarica sono apparentemente identiche. Cosa cambia? Beh, allora la B300S pesa un paio di chili in più rispetto a questa, e se non erro sono 38 kg e questa 36 kg. Diciamo che cambia ciò che possiamo fare. Con le B300S possiamo arrivare al totale di 18 kWh che vi dicevo prima, collegando la bellezza di 6 batterie per ottenere appunto questa capacità. Con le B300 possiamo solo arrivare a 4 batterie, 12 kWh, non che siano pochi, comunque queste sono ulteriormente performanti. Altra cosa che mi risulta è che, vabbè, non si vede nulla, ma la B300S dovrebbe avere all'interno un sistema di riscaldamento per situazioni estreme. Nel caso in cui la temperatura scenda ai meno 20 gradi, la centrale fa riscaldare questa serpentina che permette alla batteria di funzionare regolarmente, di ricaricarsi e di essere utilizzata. Quindi c'è anche questa modifica per condizioni estreme che la B300 non ha. Sono cambiati i connettori. Questo cosa significa? Che non possiamo più utilizzare le nostre B300 nel caso volessimo fare l'upgrade al C500? Assolutamente no, si possono usare tramite un adattatore, anche perché vi dicevo prima che a C500 si può utilizzare con 4 B300, quindi è scontato che si possano riciclare le batterie. Vedremo in un video più dettagliato, ripeto, sulle batterie, eventuali mix di batterie, eccetera, eccetera. Comunque la differenza sostanziale vi faccio vedere. Vabbè, allora il cavo intanto è migliorato, è molto più bello rispetto a quello di prima, se vogliamo definirlo bello o brutto, cioè era un pochino più spartano il vecchio cavo, questo qui nuovo sembra un cavo di maggiore qualità per quanto riguarda i pulsanti. Questi erano un pochino, sembravano quasi un pochino economici. Vabbè, vi dico, a me non è che facesse una grande differenza. Comunque questo è un cavo progettato un pochino meglio, d'altronde è l'evoluzione. Se noi guardiamo i pin sembrano identici, ma in realtà quelli della B300S della batteria sono più larghi e questo non ci consente di collegare la batteria, vedete, non entra al B300, quindi sono connettori differenti. Vi faccio vedere anche, vabbè, la sconnessione e la connessione del cavo, del nuovo cavo, sistema a dire il vero praticamente uguale a quello precedente ma leggermente migliorato. Il nostro cavo con questo pulsante su unlock, sentite un clock, lo giriamo su lock e da questo momento non può essere più estratto. Se vogliamo estrarlo, unlock e schiacciamo il pulsante e lo estraiamo facilmente. Quasi mi dimenticavo un piccolo dettaglio semplicemente importantissimo, cioè se noi utilizziamo una sola B300S, la potenza nominale in uscita che potremo ottenere è 4,5 kW, non 5. Per avere i 5 kW abbiamo bisogno di utilizzare due batterie come minimo, ok? Quindi se noi abbiamo solo una batteria abbiamo una potenza in uscita di 4,5 kW, questo è un dato molto importante. Queste sono le prese per la ricarica esterna tramite la rete domestica oppure tramite il pannello
i pannelli fotovoltaici. Qua c'è anche una porta di interfaccia. L'ulteriore caratteristica tecnica che rende mostruoso la C500 è anche questa potenza di ricarica miscelata tra fotovoltaico e corrente di rete, per un totale di 8 kW in ingresso. 3 kW li possiamo ricevere dai nostri pannelli fotovoltaici, Bluetti, oppure anche i nostri pannelli tramite il solito cavo che c'era anche su AC300, quindi la Medusa con 4 cavi MC4 che si collegano a questo connettore aeronautico, quindi doppio regolatore MPPT da 1500 watt l'uno, 12 150 volt in ingresso. Se per caso avete già l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa e supera questi valori, c'è un accessorio a parte che permette di depotenziare l'ingresso del fotovoltaico in modo da poterlo far gestire. Possiamo anche utilizzare la funzione per parallelare delle stringhe che eccedono il voltaggio, appunto facendole andare in parallelo. Vi dicevo 5 kW di ingresso dalla rete, ma ricordatevi che il AC500 è impostato di fabbrica a 10 A, ok? Quindi per sbloccare questa potenza di ricarica serve un codice, bisogna richiederlo a Bluetti, entrando nel menu si sblocca e abbiamo anche questa possibilità. Prima di fare dei test funzionali entriamo nel menu e andiamo a sbirciare un po' tutto il menu. Questa parte chi ha già visto il video di AC300 può saltarla? Nì, perché in realtà sono cambiate alcune cosine. Vabbè, allora, per chi non ha mai visto il menu di Bluetti è tutto molto semplice e molto chiaro. Questo qui è l'ingresso dei regolatori MPPT separati, volt e watt di potenza. Da questa parte abbiamo grid, quindi l'input della rete. Vedete adesso è tutto staccato perché l'impianto è totalmente scollegato. Qua abbiamo i carichi della corrente continua, vedete 12-24 volt, USB, vi separa tutto quanto, avete tutti i dati. Qua invece abbiamo i dati in uscita della corrente alternata, quindi del nostro inverter. Li attiviamo così, adesso vedete ho attivato l'inverter. Come già avevo spiegato, l'inverter di per sé è energivoro, quindi se noi teniamo l'inverter con i carichi scollegati, pian piano consumerà, anche se non abbiamo collegato nulla, logorerà un pochino la batteria. Adesso devo vedere ancora bene, ma ho fatto un primo rapido test, sono passate meno di 24 ore, ho notato un consumo dell'inverter a vuoto inferiore rispetto a quello di AC300. Consideriamo che tramite appunto la connettività Bluetooth e wireless, questo Bluetooth che comunque è un top di gamma, è possibile aggiornare il firmware e Bluetooth quindi fa sempre delle migliorie proprio anche per quanto riguarda la gestione dei consumi dell'inverter e di eventuali bug di sistema che ci possono essere. Questa è l'uscita della 12 volt. Sopra mi dimenticavo, ci sono sempre le solite due prese wireless per la ricarica dello smartphone, ok? Touchscreen sempre molto reattivo, funziona molto bene. Setting, allora possiamo impostare la lingua tra inglese e tedesco, possiamo impostare la corrente alternata 220, 230, 240, la frequenza, la sorgente in ingresso dal regolatore MPPT, in questo caso vedete sono entrambi PV, quindi entrambi pannelli fotovoltaici, oppure si può scegliere altro perché viene fornito anche, per esempio, questo che è il cavo accendisigari nel caso ce ne fosse bisogno. Andiamo alla pagina seguente. Buzzer setting come nella C300, eco, modalità eco per anche questa ottimizzare il consumo. Se l'inverter va a vuoto si spegne da solo in modo da per l'appunto evitare di consumare corrente a vuoto senza carichi collegati. Questo AC500, inutile dirlo, è un UPS, quindi gruppo di continuità, quindi lo possiamo collegare all'impianto di casa. In caso di blackout lui subentra immediatamente e dà continuità appunto all'alimentazione di casa. Quindi se stiamo lavorando per esempio al computer, il computer anche in caso di blackout continuerà a lavorare senza spegnersi, senza farci perdere il nostro lavoro prezioso. Silent mode
è ovviamente la modalità silenziosa, quindi no, silent mode disattiva gli allarmi, non i suoni di sistema. Allora, poi max current setting, basic, advanced, vedete advanced, vedete qua ci viene richiesta la password proprio per sbloccare quello che vi dicevo prima per la corrente in ingresso. PV parallel enable off, quindi le due stringhe indipendenti possono essere messe in parallelo in base se magari abbiamo già un impianto che dobbiamo gestire, oppure se vogliamo aumentare gli ampere rimanendo nel range dei volt. E powerlifting, abbiamo anche powerlifting, vedete, addirittura c'è la possibilità di aumentare a 6 kW nominali la potenza dell'inverter. Ovviamente powerlifting distorce un pochino l'onda sinusoidale della nostra corrente alternata. Cosa significa? Che questa modalità va usata solo per carichi resistivi, quindi resistenze che emanano calore, come possono essere forni o cose di questo genere. Non usatela per frigoriferi, non usatela per queste altre cose perché li danneggiate altrimenti. Di fabbrica è impostata su off. Vi consiglio di lasciarla su off perché con 6 kW che cosa ci dovete fare? Dovete cucinare il maialino con una resistenza? Non lo so. Deep Discharge, funzione nuova che non c'era su AC300, vedete, anche questa disabilitata dalla casa. Se noi la attiviamo, quando noi arriviamo al 0%, praticamente questa Deep Discharge ci fornisce un ulteriore 10%. Perché è disattivata? Perché questo è un 10% ulteriore da utilizzare solo in casi di emergenza. La scarica completissima delle nostre batterie tende a danneggiarle leggermente. Bluetti tiene sempre un range, una riserva per evitare di danneggiare le batterie, quindi vi sconsiglio, salvo emergenze, di attivarle. Comunque funziona che c'è anche questa. Bluetooth, collegamento Bluetooth, quindi possiamo entrare tramite la solita applicazione di Bluetti all'interno del sistema senza nemmeno registrarci. Wi-Fi, quindi comando da remoto ovunque siamo in giro per il mondo, possiamo controllare e comandare il nostro Bluetti dalla nostra applicazione. Io vi rimanderei al video di C300 in cui ho fatto vedere bene l'applicazione, in generale anche su EB3A ho mostrato l'applicazione, su tutti i Bluetti più o meno è uguale, quindi vi consiglio di guardare quei video. Ecco, touch sound, questo è appunto finalmente il suono dei pulsanti che può essere silenziato, sleep time del display, regolazione del contrasto del display, data, ora, settaggio alle impostazioni di fabbrica. Ok, torniamo al menu principale. Vedete qua adesso siamo sulla home, vedete rispetto ad AC300 abbiamo la bellezza di 6 batterie, ne vediamo solo una al momento, però si possono collegare 6 batterie per il totale di 18 kW che vi dicevo prima, quindi qua possiamo monitorare tutte le batterie. Informazioni del prodotto, diciamo qua è ridondante perché vi fa vedere un pochino quello che già vedevamo prima volendo sul menu principale. Alarm history, se ci sono stati degli errori, degli allarmi. Alarm, anche qua la lista di eventuali allarmi, quindi un cortocircuito, un overload e così via. Questo a grandi linee del menu è molto semplice. Ovviamente attenzione, è importantissimo. Dov'è finito? Ecco qua, UPS, standard UPS, time control UPS, PV priority UPS, customize UPS. Questo perché è importantissimo? Perché tramite questo sistema UPS noi possiamo gestire come vogliamo le varie priorità di ricarica, cioè noi vogliamo caricare di giorno con il pannello fotovoltaico, mettiamo per esempio, ecco, fino a che la batteria non scende al 30%, lui carica col fotovoltaico, scende al 30%, si collega alla rete, ok? E da lì inizia a ricaricarsi. Quindi diamo priorità al fotovoltaico perché vogliamo ovviamente risparmiare il più possibile, utilizziamo il fotovoltaico finché c'è possibilità, quando la batteria arriva a questa soglia critica che impostiamo noi, lui passa alla rete, quindi non ci lascia mai a secco. Possiamo anche impostare time control UPS, quindi questa modalità a cosa può servire? Ecco, allora, io adesso l'ho capito.
mi hanno spiegato che ci sono delle tariffe, per esempio del nostro fornitore di corrente, che alcuni fanno delle offerte in cui la corrente è gratuita per 3 ore. Ok, noi impostiamo quelle 3 ore, facciamo un ibrido fotovoltaico rete, impostiamo la ricarica in quelle 3 ore, facciamo ricaricare il più possibile la centrale, dopodiché puntiamo tutto sull'eventuale fotovoltaico e quindi praticamente riusciamo a limare tantissimo per quanto riguarda i costi della bolletta, perché carichiamo in quelle ore gratuite, sfruttiamo e possiamo utilizzare ulteriormente il fotovoltaico. Ecco a cosa serve questa funzione. Poi l'UPS può essere personalizzato come vogliamo, quindi si può fare veramente tutto da questo menu. Ma adesso andremo a divertirci un casino tirando il collo tantissimo al Bluetti AC500. Certo che tirare il collo a un impianto che con una sola batteria fa 4,5 kW di potenza nominale è dura, dobbiamo utilizzare veramente degli elettrodomestici molto energivori e così faremo, quindi utilizzeremo il forno di casa che di suo assorbe circa 2,2 kW. Abbiamo qua una stufetta da 4812, 1 kW e 2. Abbiamo un asciugacapelli, abbiamo il microonde che anche lui va intorno ai 2 kW. Quindi adesso cercherò di far saltare volutamente l'inverter andando oltre, vediamo dove riusciamo ad arrivare, ecco, dove riusciamo a spingerlo. Dopodiché faremo un test sulla soglia della sua potenza nominale e proveremo a farlo funzionare almeno mezz'ora. Vi mostrerò tutto avviando la registrazione dello schermo dello smartphone, così potremo vedere in diretta ciò che succede. Adesso attivo sempre dall'applicazione la corrente alternata, si è già attivato l'inverter. Ok, siamo subito partiti alla grande con la stufetta 1151 watt. Facciamo partire il forno che dovrebbe partire di suo. Siamo a 3240 watt. Facciamo partire anche il forno microonde. Ho messo 4 minuti e 30 di forno microonde, vediamo quanto siamo a 4500 watt. Ecco, dopo vorrei tenere questa soglia per vedere se riusciamo a tenere una mezz'ora questa soglia. Adesso vediamo se è col microonde o con l'asciugacapelli, ma adesso io voglio provare a far saltare l'inverter usando l'asciugacapelli, quindi 4500 watt, siamo sulla sua potenza nominale adesso. 5767 watt. Sta tenendo botta. Allora 5700 e 5008 li tiene sicuramente qualche minuto. Aumento ancora la potenza dell'asciugacapelli, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Siamo a 6 kW. Cavolo, 6 kW è tantissimo, eppure li tiene, eh? Sta tenendo tutto. Ok, è saltato, con 6 kW è saltato, però cavolo, avete visto che ha tenuto di brutto veramente. Io qua oltretutto non sento ancora nessuna ventola, silenzio totale, quindi anche da questo punto di vista direi che super silenzioso. Allora abbiamo qua l'indicazione 104 battery low power. Ok, vabbè, abbiamo visto che abbiamo un inverter che riesce a tenere per qualche minuto 5,5 kW, 6 kW con una sola batteria da 3 kWh. Adesso facciamo un test di mezz'ora sulla soglia dei 4,5 kW. Allora, la combinazione giusta per avere la potenza nominale che interessa a noi l'ho trovata utilizzando forno, stufa e asciugacapelli a metà potenza. Siamo sulla soglia dei 4,5 kW. La mia intenzione è di farlo andare mezz'ora, così vediamo per prima cosa se l'inverter regge la potenza nominale che Bluetti ci garantisce
e vediamo anche il consumo della batteria. Come al solito faccio partire la registrazione dello schermo del mio smartphone, così potremo vedere anche tramite l'orario l'andamento del consumo. Adesso riattivo l'inverter. Ok, stufa accesa, accendiamo il nostro forno. E poi accendiamo anche il nostro asciugacapelli. Siamo intorno ai 4,4-4,6 kW. Ok. Mezz'ora a partire da adesso. Allora, non so se è notabile dalla videocamera, comunque siamo sul pelo della soglia nominale 4,4-4,5 kW. La lucina del forno e la resistenza della stufa fanno dei leggeri bagliori. Non c'è nessun problema a livello funzionale, funziona tutto, però si vede che siamo comunque già un pochino tiratini, Allora, abbiamo appena concluso il nostro test, è passata mezz'ora, adesso ho spento l'asciugacapelli, sto facendo continuare ad andare il Bluetti, ne sto approfittando anche per cucinare qualcosa, già che ho il forno acceso. Finiamo la carica residua della batteria, siamo al 16%, farò una scarica completa, giusto per fare ulteriori test. La prima cosa che posso notare è che non noto surriscaldamenti particolari della centrale, leggermente tiepide da questo lato, le ventole si sono attivate, ventole molto silenziose, sistema molto silenzioso, siamo sempre stati a cavallo tra 4,2-4,4 kW di potenza, quindi una potenza notevole, retta assolutamente senza alcun problema. Quindi se la vostra domanda è riesco a far funzionare questo, riesco a far funzionare quell'altro, funziona qualsiasi elettrodomestico di casa, qualsiasi, tutto quello che usate in casa funziona. Potete collegarne anche di più contemporaneamente. Considerate che normalmente il contratto della rete domestica è 3,3 kW, qua abbiamo 4,5 kW che può gestire il nostro Bluetooth, quindi non c'è alcun tipo di problema. Che altro vi posso dire? Come prima impressione è assolutamente ottima, come è stata ottima l'impressione che ho avuto con la C300 che sto utilizzando regolarmente. Vale la pena fare un upgrade da AC300 ad AC500? Dipende moltissimo da quello che dovete fare, dalle vostre esigenze. Questo qui, diciamo che in un contesto familiare sicuramente è la cosa migliore perché non avete nessun compromesso, potete appunto, se avete anche moglie e figli a casa che si devono asciugare i capelli e utilizzare il forno, lo possono fare tranquillamente. I costi, come sappiamo, sono elevati di questo genere di impianti. Non potete pensare che un impianto del genere sia economico, perché è un impianto già pronto, non dovete fare nulla, potete utilizzarlo così com'è, ha innumerevoli vantaggi. Il vantaggio principale è quello che un impianto così voi lo usate in casa, avete una casetta al mare, avete una casetta in montagna, avete un camper, lo prendete, lo caricate in macchina, lo portate via e lo usate anche in un altro contesto, quindi è molto versatile da questo punto di vista. Questo è il vantaggio principale, la portatilità e il fatto che sia pronto all'uso, l'incredibile versatilità e semplicità di utilizzo. Non so esattamente il prezzo sul mercato italiano al momento perché deve essere ancora lanciato. Vi posso dire che attualmente è su Indiegogo. Indiegogo è un portale in cui praticamente si fa crowdfunding. Sostanzialmente, vabbè, se voi prendete il prodotto di Bluetti su Indiegogo vi arriva, ok? Perché Bluetti è un'azienda affidabile. Non è per tutte così, perché è appunto una raccolta fondi in un certo senso delle volte, ma una cosa un po' particolare. Comunque vi posso dire che attualmente si trova, mi pare che dovrebbe essere a 3.200 euro. È un prezzo
Vantaggiosissimo, 3.200 euro per un impianto del genere. Ovviamente quando verrà lanciato ufficialmente sul mercato non costerà quella cifra, costerà di più. Quindi se volete approfittarne su Indiegogo sapete che potete trovarlo lì, altrimenti lo potrete acquistare sul sito di Bluetti, non so esattamente a quale prezzo. Altra domanda che molto spesso viene fatta è quanto si risparmia con un impianto del genere? È difficilissimo dare una risposta perché bisogna vedere quanta energia riuscite a produrre con i pannelli fotovoltaici, in che zona siete, tantissimi fattori, è molto difficile dirlo, si potrebbe anche risparmiare nulla. Il discorso è diverso, secondo me è più una filosofia, cioè un impianto del genere vi rende indipendenti, ok? Alcuni dicono è un po' difficile perché vabbè il fotovoltaico non è affidabile al 100% perché ovviamente se piove non carica, se fate un accumulo grosso siete coperti per più giorni, l'accumulo grosso ha una spesa maggiore, questo è il discorso. Però per il resto diciamo che indipendenza energetica può voler dire moltissime cose, può voler dire anche un proprio contributo per quanto riguarda il discorso dei gas clima alteranti che non emettiamo nell'atmosfera perché abbiamo un impianto di energia pulita, primo fattore. La soddisfazione di avere un impianto indipendente scollegato dalla rete o parzialmente scollegato dalla rete che ci permette di utilizzare tutto ciò che vogliamo senza badare al consumo del kilowattora e soprattutto con un impianto del genere in un periodo storico come questo potrete andare dallo zio Vladimiro e dirgli zio guarda che il gas te lo tieni perché io ho il Bluetti. Possiamo fare anche un ragionamento di questo genere considerando che non sappiamo esattamente quali saranno le prospettive future e il discorso dei razionamenti energetici eccetera eccetera, quindi c'è anche questo da poter considerare. Penso di avervi detto tutto, se avete delle domande mettetemele nei commenti, cercherò nel limite del possibile di rispondervi. Mi raccomando iscrivetevi al canale, è importante, mi date un contributo e se vi va mettetemi un like. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!